a Meet the Driver Davide Uboldi. Ciao Davide. Ciao. Grazie di essere con noi. È un piacere per me, grazie a voi. Com'è nata la tua passione per il motorsport? Ma la passione per il motorsport è nata in maniera improvvisa nel 1994, quando ho smesso di giocare a calcio a 21 anni. Da lì mi è stato proposto per scherzo di provare una macchina da corsa, una Formula Junior Monza. L'ho provata, l'anno successivo ho vinto il campionato e da lì è iniziata una bellissima carriera che mi porta ad essere qua ancora in pista alla venenda età di 52 anni a difendere il titolo, l'ultimo mio titolo conquistato l'anno scorso. Ma c'era un idolo o qualcuno che ti ha fatto... Sicuramente quando ero piccolo seguivo i vari piloti, Piquet e così, che mi piacevano molto, poi il mio idolo era Senna, e che tra l'altro quando io ho iniziato a correre lui è venuto a mancare, quindi c'è stata anche questa concomitanza di eventi. Concorrenza. Sono 30 anni di carriera nel motorsport? Beh sì, sono tanti anni e mai nessuno ha vinto come me. Sono diventato campione d'Italia da ventenne, da trentenne, da quarantenne, da cinquantenne. L'anno scorso ho messo una bella ciliegia sulla torta e quest'anno sicuramente sono qui per difendere il titolo e per cercare di cacciare tutta la concorrenza dei giovanissimi che è una minaccia? è assidua ed è anche giusta, perché essendo io sono assolutamente fuori quota. Alzi l'asticella. Sì, beh, sicuramente dei limiti? sono assolutamente, perché sai, diventare campione d'Italia così avanti in un monomarca con le macchine tutte uguali, con una bella concorrenza, è tanta roba, è bello. Io fortunatamente ho vinto con tutte le macchine con cui ho gareggiato, posso esserne solo felice e quest'anno sarà un'ulteriore prova di sfida nei miei confronti. Posso chiederti se la tua prestanza fisica è cambiata nel tempo? Ma guarda, io ti dico la verità, io fino a un mese fa non avevo fatto un giorno di palestra in vita mia. Veramente? Sì, e da un mese mi sto preparando e ho fatto 10 allenamenti, che già è una cosa incredibile perché non li avevo mai fatti in tutta la mia vita, e comunque mi sento assolutamente meglio. Ho la fortuna evidentemente di avere un fisico che si mantiene abbastanza bene senza far nulla. Comunque quest'anno ho deciso e sono quasi riuscito a partire un mese scorso nell'allenarmi, che è già un plus per me importante. Grazie all'allenamento puoi dire che è migliorata la tua prestazione fisica? Sì, assolutamente, sono conscio che si misurerà in gara, vedremo un po' come sarà la mia costanza, la mia attitudine, la mia performance, che è sempre stata comunque nettamente migliore rispetto alle qualifiche. Io sono un animale da gara, come mi dicono i giornalisti, e quindi vedremo come andrà anche quest'anno. Quindi la tua routine nuova, mai sperimentata, in cosa consiste in 2 allenamenti settimanali con un personal che mi segue, facciamo un'ora senza limiti di pesi e corsa, e quindi questo è un po' di cardio. Sono state le mie 10 lezioni di personal fino ad arrivare in pista. Questa è bellissima perché sei unico, sei un sui generis, diciamo un po' in tutto. Grazie. Tu gareggi su un campionato particolare, magari per chi non lo conosce vogliamo spiegarlo? Ma il campionato prototipi, le macchine fino a 7-8 anni fa si chiamano prototipi o biposto, perché erano come delle Formula 1 con 2 posti a sedere, uno solo occupato dall'occupante e l'altro era vuoto. Invece negli ultimi anni, con l'avvento delle monomarca Wolf, le vetture sono diventate monoposto, quindi sono come delle Formula e hanno semplicemente in più i parafanghi, quindi sono macchine che ti danno un'adrenalina di guida eccezionale e sai, quando hai la testa fuori dall'abitacolo è tutta un'altra cosa rispetto a guidare una Gran Turismo. Hai più il senso dell'aerodinamica? Sì, è un senso diverso di guida al limite che mi fa essere ancora col fuoco ardente ancora oggi. Ci puoi presentare il tuo casco? Certo, questo è il mio casco, che la particolarità, come si usava old style, ha la mia livrea che ho da sempre la stessa. Dal 1993? 94, anzi dal 95, perché nel 94 corsi con un casco quasi della moto. Poi ho ideato io questo disegno, poi magari ho cambiato un po' le tonalità dei colori, però la grafica e il design è questo, e credo che sia una bella cosa perché il pilota è riconosciuto dal casco, certo. Quindi il fatto che tutti i piloti adesso abbiano la moda di cambiare il casco ogni gara, secondo me non è una cosa logica. E invece per te il rosso, il blu, il giallo? No, ma non c'è un perché, erano colori che mi piacevano abbinati così e non hanno un perché specifico. Mi piaceva il livello cromatico come l'avevo concepito qua. Allegro? Esatto, come diciamo, te? a me piace. Sei un buon vivere?
Sì, assolutamente, bisogna godersela la vita. Grazie di essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata solo su Meet the Driver.